Ciao ragazzi, avete visto che bella giornata qui a Bari oggi? Una giornata perfetta per volare con i nostri droni. Ok, sto chiaramente tergiversando perché questa è una di quelle tipologie di video che non vorrei mai dovervi portare qui sul canale, ma dato che a volte vengo tirato in causa e mi contattate in privato avvisandomi di alcune persone che scrivono robe su di me, beh, io non voglio passare dalla parte dello scemo, dello stupido e voglio dirvi chiaramente in un video cosa è successo e qual è il mio pensiero. Innanzitutto, io sostengo che YouTube sia una piattaforma fantastica, con un grande potenziale, con i suoi limiti purtroppo, ma permette praticamente a tutti di esprimere il proprio pensiero in totale libertà e senza limiti, ovviamente, se non quelli dell'educazione e del rispetto reciproco, ma a volte YouTube diventa una vera pattumiera, passatemi il termine. Io lo so bene perché sono sulla piattaforma da tanti anni oramai e chi mi segue sa che nelle mie recensioni, nelle mie prove sono sempre molto critico, attirando hater, detrattori vari, non tanto perché io sia un rompicoglioni di natura, ma perché io prima di tutto sono un consumatore e ci tengo che quel che io provo sul canale sia valido, e se qualcuno acquista un prodotto che io ho recensito non voglio che un domani mi contatti deluso dicendomi: Michele, perché hai recensito questo prodotto occultando questi difetti? Questo io non lo vorrei mai. Io cerco sempre di cogliere tutti i lati negativi ma anche quelli positivi di ogni prodotto che tratto qui sul canale, e penso che questo sia la normalità per qualsiasi recensore, ma così non è. Qualcuno lo avrà sicuramente letto nella tab community qui sul mio canale YouTube. Nel mio precedente video ho provato in volo il tanto atteso Autelivo Nano, un drone da meno di 250 grammi, rivoluzionario sulla carta, per poi rendermi conto che in volo è stato un vero disastro. Non sto a ripetermi, ma i difetti erano davvero tantissimi e gravi, tra l'orizzonte concavo, deformato, orizzonte inclinato, overing non stabile, motori non molto potenti. Io ho trovato che un drone del genere, che viene venduto a partire da 650 euro, fosse inconcepibile. Però è solo una mia opinione, può essere che la mia unità fosse difettata, e infatti sono anche in contatto con l'assistenza, o meglio sto cercando di contattare l'assistenza Autel. L'ho scritto 2 giorni fa e non ho ancora ricevuto mezza risposta, ma vi terrò aggiornati anche su questo aspetto molto importante dell'assistenza. Sono stato molto critico nella mia recensione, come lo sono sempre, ma io ragazzi vi dico una cosa: quando vado a provare a recensire un prodotto che ho pagato, perché non me lo hanno regalato, 650 euro, meglio 800 euro perché era la versione combo premium, come viene chiamata da Autel, io mi aspetto che per quella cifra il prodotto che vado a recensire, non dico che sia perfetto, ma quasi. Ovviamente se io andassi a provare un drone da 100 euro potrei far passare anche qualche difetto minore, perché faccio un rapporto tra la qualità generale e il prezzo a cui ho pagato quel prodotto, non solo un drone, qualsiasi cosa, ma un drone che costa dai 650 euro, questi difetti che io ho trovato per me sono intollerabili, lo dico chiaramente. Una cosa che io non riesco proprio a concepire oggi è che tantissimi prodotti tecnologici, anche top di gamma, vengano lanciati sul mercato in uno stato di sviluppo arretrato o acerbo, chiamatelo, definitelo come preferite, poi sta a noi consumatori finali fare da beta tester, e questo io non lo trovo assolutamente giusto. Un prodotto top di gamma, ma qualsiasi prodotto dovrebbe esserlo, dovrebbe essere appunto già bello che pronto e funzionale, non deve essere un prodotto acerbo. Io mi sono lamentato tanto del primo Absanzino, che poi è migliorato, ne ho anche fatto un video dedicato perché oggettivamente è diventato un bel drone con il tempo. Ho parlato del Mavic 3 che è uscito con delle feature mancanti, e questo per un drone professionale così costoso per me è gravissimo. Ed ora sono qui a parlare dell'Autelivo Nano, ma non perché io voglio andare contro i rivenditori di questo drone o fargli un torto, ma perché io penso a me stesso come acquirente, penso a chi guarda i miei video, io non posso assolutamente omettere di parlare dei difetti oggettivi e gravi che riscontro in un prodotto. Questo non posso farlo, quindi che mi si venga a dire velatamente o meno che il grande Michele magari ha avuto dei difetti sul suo modello non Pro, non Plus, che poi non so perché questa distinzione, non è che sia un modello sfigato o da poveracci il Plus, cioè costa 650 euro non 20 euro, che mi si venga a dire che io ho elencato difetti di un drone specifico perché il
motivo è facilmente intuibile, come a dire che magari sono pagato da aziende concorrenti. Beh ragazzi, questo a me dà davvero fastidio, specialmente se a dire queste cose è un collega, un altro professionista che io magari ho stimato in passato, e questo per me è davvero un affronto. Io cerco sempre di essere il più oggettivo possibile, e chi mi segue qui sul canale, i quasi 80.000 iscritti che mi seguono, penso lo sappiano bene, altrimenti non sareste qui a guardare i miei video. Cerco sempre di dire le cose come stanno, poi può non andare bene, posso sbagliare, posso avere un italiano non fluidissimo, posso avere un accento troppo marcato, ma credo di essere una persona oggettiva quando parla di qualche prodotto. Purtroppo oggi essere oggettivi, parlare nelle proprie recensioni dei pregi e dei difetti in egual misura, porta tante volte alla rottura dei rapporti con le aziende e i rivenditori. Lo vedete anche voi, io non vi recensisco mai prodotti, o quasi mai prodotti, in anteprima proprio per questo motivo. Non vengo visto di buon occhio proprio perché sono una persona critica che mostra i difetti dei prodotti che recensisce. È un problema mio? Forse. È un problema che sono felice di avere, e spero davvero che con il tempo le aziende e i rivenditori pensino meno al profitto, so che è utopia, però io ci spero, e pensino maggiormente al consumatore finale. Io nel mio piccolo sfrutto la mia piccolissima notorietà per cercare di mostrare dei difetti che le aziende possano andare poi a correggere in modo da restituire al consumatore finale la miglior esperienza d'acquisto possibile. Se poi questo non va bene, se poi si cerca solo il profitto nudo e crudo, beh, questo non è un mio problema, io sono nel giusto. Bene amici, questo è tutto, perdonatemi se magari mi sono alterato un po', però quando le cose le devo dire le dico in faccia, senza peli sulla lingua, non mi preoccupo di nulla, non mi spaventa anche qualche minaccia che ricevo quella. Cosa dirvi di più amici? Nulla. Spero che il messaggio sia passato, ditemi ora la vostra lasciando un bel commento. Ovviamente tornerò a provare l'Aute di Bonano, perché di questo si parla, fra qualche mese, sperando che sia migliorato. Se poi non sarà migliorato nel mentre, beh, che devo dirti cara Autel, ripiegheremo su altri droni che nel mentre saranno usciti, perché non credo che mancheranno nuovi droni da qui a un anno. Bene amici, questo è tutto, lasciatemi un like per supportarmi se questo video vi è piaciuto, ditemi la vostra con un bel commento, io vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!